Ciao a tutti, io sono Romina e sono nata sorda in una famiglia di persone sorde. Da bambina ho frequentato due tipi di scuole, cioè un istituto per sordi e una scuola pubblica con dietro un progetto di integrazione che pertanto può essere di due tipi, cioè troviamo scuole in cui il bambino sordo viene integrato in un contesto udente o scuole con classi miste formate sia da bambini sordi che da bambini udenti. All'interno dell'istituto invece noi bambini vivevamo la quotidianità insieme a suore, preti, logopedisti, insegnanti e devo dire che è stata una bella esperienza. Quando sono entrata in istituto avevo 2 anni e mezzo. Mia madre è stata costretta ad iscrivermi presto, da piccola, poiché lavorava, e così sono cresciuta lì. Lì ho imparato a fare tutto da sola, ho imparato a crescere da sola, affrontando situazioni a me nuove. Ed è stato bello, devo dire. Quando avevo 2 anni e mezzo, ero piccola, non mi era mai capitato di incontrare una persona di colore e quando mia madre mi ha portata in istituto, mi sono trovata davanti proprio una suora nera. Avevo così paura di lei, ero proprio terrorizzata, mentre lei cercava piano piano di avvicinarsi a me, ma io piangevo disperatamente e cercavo mia madre, che in effetti mi aveva portata lì ed era andata subito via. Ho pianto così tanto, per ore ed ore, dal mattino alla sera. La suora, Suor Maria Chiara, si è da subito presa cura di me. Mi ha accudita nonostante il fatto che io avessi paura di lei e che la evitassi. Da lei ho potuto imparare tante cose. Ho potuto imparare ad esempio a svegliarmi la notte per andare in bagno da sola o ad usare la tazza per bere il latte. Ho imparato da lei a lavarmi i denti. Mi ha insegnato così tanto che ho iniziato a volerle bene come se fosse una seconda madre. E se oggi sono in grado di fare tante cose è proprio grazie agli insegnamenti di Suor Maria Chiara. All'interno dell'istituto invece vivevamo a tempo pieno, quindi ci svegliavamo al mattino, facevamo colazione, poi avevamo lezione e nel pomeriggio erano previste svariate attività di qualsiasi tipo, come ad esempio giochi, sport come la pallavolo, facevamo logopedia per imparare a parlare meglio, a volte ci portavano a fare delle passeggiate, la sera poi si cenava e dopo cena si tornava in camera per guardare la TV o giocare prima di andare a letto. Era questa la nostra routine, facevamo sempre le stesse cose. Prima invece vi parlavo delle scuole pubbliche con dietro un progetto di integrazione. A tal proposito, per quanto riguarda le classi miste formate sia da bambini sordi che da bambini udenti, la didattica funziona come nelle scuole comuni, quindi si fa lezione, poi c'è un intervallo, si ritorna a lezione e poi si va a casa. Vi sono poi alcuni docenti che conoscono la lingua dei segni, mentre altri no, e per questo necessitano di essere affiancati da un interprete LIS. Nello specifico, se la scuola in questione è una scuola specializzata per sordi, come quella che ho frequentato io in passato, sicuramente ci saranno docenti che conoscono la lingua dei segni. Nel caso invece delle scuole pubbliche comuni, non vi sono docenti che conoscono la lista e per questo è necessario l'intervento di un interprete esterno. Un'ulteriore differenza la riscontriamo poi nella qualità delle lezioni e della formazione, in quanto nelle scuole specializzate per sordi la formazione risulta poco approfondita rispetto alle scuole comuni. Perché in questo caso, se durante la spiegazione uno studente non ha compreso un concetto, il docente è disposto a soffermarsi e ripetere più e più volte quell'argomento fino a quando non viene compreso. Mentre nelle scuole pubbliche comuni si presuppone che la comprensione della lezione sia una responsabilità degli studenti e quindi in questo caso il docente va avanti con la spiegazione e si ha la possibilità di imparare più argomenti in maniera più dettagliata. Ora che sono cresciuta e ripenso alla mia esperienza, mi confronto con i ragazzi di oggi e noto che i tempi sono cambiati, c'è una grossa differenza. Pertanto ritengo che la scelta migliore per un bambino sia quella di inserirlo all'interno di un istituto perché lì ha innanzitutto l'opportunità di essere educato all'autonomia e poi attraverso il gioco con gli altri bambini anche la possibilità di imparare a comunicare con gli altri, di conoscere le proprie emozioni, in modo tale da avere maggiore consapevolezza una volta diventato grande di che cos'è l'amicizia, l'amore, la sofferenza. E il fatto di essere autonomo sicuramente gli permetterà di affrontare la vita di tutti i giorni. Mentre ora nelle scuole è vero che il bambino sordo viene messo in condizioni di parità rispetto agli altri studenti, ma è anche vero che una volta finita la scuola questi bambini si ritrovano a vivere in condizioni di isolamento, magari passano molto tempo a casa a giocare al cellulare. Così ripenso a me da bambina quando giocavo in istituto con i miei compagni ed ho come la sensazione che questi bambini siano abbandonati al loro mondo. Per questo consiglio a tutti di inserire bambini all'interno degli istituti. Poi se si tratta di ragazzi abbastanza grandi che stanno per iniziare le scuole medie o superiori, si può pensare perché no di scegliere tra una scuola pubblica o appunto un istituto. Nelle scuole pubbliche la comunicazione tra gli studenti sordi e udenti può esserci e come, purché vengano fornite loro le giuste informazioni su come renderla efficace, come per esempio il fatto che quando si parla con una persona sorda, poiché ha bisogno di leggere il labiale, non è opportuno muoversi troppo con il corpo,
o che non bisogna parlare in maniera troppo veloce e che bisogna essere chiari, anche perché la persona sorda ha bisogno del tempo per comprendere la struttura della frase in italiano, o che non bisogna parlarle alle spalle, sempre perché ha bisogno di leggere il labiale. Poi ci sono alcune persone sorde che non riescono a comunicare con gli udenti perché hanno difficoltà ad usare la propria voce, però nella maggior parte dei casi la comunicazione tra sordi e udenti può esserci e come. Personalmente la cosa che da sempre mi infastidisce di più è quando dico alla persona con la quale sto parlando di essere sorda e immediatamente smette di comunicare con me e scappa via. Credo che le persone quando si trovano a comunicare con noi sordi debbano trovare il tempo e la posizione adatta per comunicare con noi e soprattutto avere pazienza. Anche perché noi sordi impieghiamo molta pazienza nel leggere il labiale. Certo, sarebbe bello se nel mondo le persone conoscessero una base di lingua dei segni, ma noi ci accontentiamo anche di una semplice comunicazione. Eppure veniamo trattati sempre con pietà, ci viene chiesto come facciamo a guidare la macchina, come facciamo a fare la spesa. Domande che a mio avviso ritengo stupide, anche perché a noi le capacità non mancano. Per fare la spesa posso leggere i nomi dei prodotti di cui ho bisogno e non devo neanche interagire con il cassiere per chiedere qual è il prezzo da pagare, perché posso leggerlo sul monitor della cassa. Per guidare invece abbiamo delle patente speciali e quando siamo alla guida ci affidiamo agli specchietti retrovisori. Non abbiamo problemi. A quelli che ci guardano con pietà vorrei dire che noi non abbiamo bisogno di niente. Al massimo abbiamo bisogno di trovare pazienza e disponibilità dall'altra parte nel comunicare con noi. E questa è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, del resto siamo tutti uguali. L'unica differenza è che le persone udenti per ascoltare usano le orecchie, mentre noi sordi ascoltiamo con gli occhi. Gli udenti parlano, noi segniamo, ma del resto siamo sempre gli stessi.